Sto preparando un po' di approfondimenti che secondo me non ti devi assolutamente perdere, però oggi per partire facciamo un aggiornamento completo di calciomercato Inter per mettere ordine tra tutte queste notizie delle ultimissime ore, perché oggi inizia la settimana che cambierà il mercato estivo dell'Inter e dunque anche il volto dell'Inter 26-27. Proprio in questi momenti sia Inter che Atalanta sono presenti alle elezioni del nuovo presidente FIGC e dunque è molto probabile un nuovo contatto anche per discutere di Marco Palestra all'Inter. Mercoledì potrebbe essere il giorno chiave per arrivare a quell'ultimo affondo decisivo dopo il rilancio dell'Inter che sta sfruttando l'accordo totale col calciatore per chiudere questa operazione. Vi racconto e ti racconto anche che abbiamo saputo che da giorni di fatto lato calciatore non si stanno più avendo contatti con le possibili pretendenti dalla Premier League perché è tutto concentrato sull'Inter ed è un affare importantissimo da 50 milioni di euro per un giocatore che andrà ad ereditare dunque la fascia destra di Denzel Dumfries e quindi è in questo momento l'esigenza principale del mercato dell'Inter che ha perso un titolare fondamentale in quel ruolo e assorbe anche praticamente tutto il budget che è stato concordato per questo mercato estivo e questo è un tema molto importante perché nel frattempo sempre in queste ore l'Inter sta lavorando su altri fronti, il portiere, due difensori, non uno, e un centrocampista forte. Quindi c'è tanta carne al fuoco di cui parliamo in questo contenuto di oggi. Ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo contenuto, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrizione al canale subito, mi raccomando, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e vi ricordo sempre fondamentale il QR code qua in alto da scannerizzare col telefono per entrare nel club. Oggi, come ogni lunedì, appuntamento dalle 22 nella chat vocale del club dove faremo 4 chiacchiere su tutti i temi di mercato, sui mondiali e non soltanto. Quindi vi aspetto, mi raccomando, nel club. Io attendo con grande impazienza i prossimi passi delle prossime ore sul fronte palestra perché per me è un acquisto che si sta sottovalutando, è un'operazione che si sta sottovalutando, non ancora conclusa ma che è ben avviata. Un affare sicuramente molto costoso e questo è oggettivo, ma per un giocatore che può avere un impatto veramente molto importante. Non vorrei che queste voci di mercato di queste ore su Nico Pass che vengono alimentate dai media possano distrarci da questa operazione palestra che invece è assolutamente prioritaria. È vero, come abbiamo sempre detto qui su Passione Inter, che l'Inter può avere degli spiragli su Nico Pass solo se torna al Real Madrid, cosa che sta succedendo. Ma il Real Madrid ha fissato un prezzo di 60 milioni di euro come minimo per l'argentino, secondo alcuni addirittura 80 milioni, perché sanno che potrebbe esserci la Premier League pronta ad investire. Già l'anno scorso c'erano offerte da più di 60 milioni per Nico Pass, figuriamoci quindi quest'anno. E l'Inter può fare davvero due acquisti da 110 milioni di euro complessivi, Nico Pass e Palestra, per quanto con formule creative, magari, in una sola sessione di mercato in cui tra l'altro bisogna aggiungere ancora varie cose e Provedel in porta, su cui anche qui a metà settimana si dovrebbe arrivare all'accordo e affiancherà Martinez, due difensori perché De Vrij sta andando al Panathinaikos, quindi l'Inter perde un altro difensore dopo Acerbi e Darmian e quindi Solé è un obiettivo importante su cui ci aspettiamo degli aggiornamenti a breve con l'Udinese, ma non siamo ancora proprio nell'ultimissimo rettilineo o almeno non è la priorità in questo momento in cui l'Inter concentra tutto su Palestra ed è molto vicino anche a Provedel. Poi però ne serve anche un altro e ci sono sui quotidiani, anche qui le commento con un po' di scetticismo, queste voci insistenti su Ndicà della Roma, giocatore che a me piace molto e l'ho detto spesso, sarebbe quindi anche mancino, quindi molto utile per utilizzarlo in più ruoli lì sul centro-sinistra in difesa. Qual è il tema? A Roma, come sapete, ho dei buoni contatti, ne parliamo spesso e tutti quanti mi dicono guarda che Ndicà costa 35 milioni o addirittura anche 40 milioni perché lui tra l'altro ha una situazione particolare per cui una parte della cifra spetterebbe al giocatore e agli agenti e la Roma ha bisogno di incassare bene perché deve incassare anche in ottica UEFA per sistemare i conti. Quindi questo è un fattore che fa aumentare ulteriormente la valutazione di un giocatore che ha una buona esperienza europea, classe 99 e lascerebbe la Roma per venire a giocare in una difesa in cui Akanji e Bastoni in questo momento gli partono sicuramente davanti? Ecco, mi sembra un'ipotesi francamente complicata allo stato attuale delle cose, mentre l'amico e collega Giorgio Musso mi aveva segnalato a metà della scorsa settimana di prestare attenzione a Ostigard del Genoa, anche della nazionale norvegese, un'opzione che questa forse va un pochino più seguita, giocatore che non mi fa impazzire, però ha anche un buon feeling con il gol. Comunque siamo di fronte ad un altro
altro investimento da fare, che si aggiunge poi al tema del centrocampista. Un altro tema che mi sembra ovvio, ecco, che nel caso in cui si dovesse in qualche modo arrivare a Nico Pass, escluderebbe chiaramente Curtis Jones, ma l'Inter su Curtis Jones sta continuando a lavorare e resta un obiettivo importante. Questo secondo me è un altro indizio sul fatto che Nico Pass sia una pista estremamente difficile. Ci sta continuando a lavorare, ma non con tutta questa fretta che ho letto in queste ore, nel senso che ci sono degli aggiornamenti dall'Inghilterra dove vari quotidiani indicano e dicono che il Liverpool si sarebbe irritato da una nuova offerta arrivata dall'Inter, che sarebbe un'offerta attorno ai 22-23 milioni di euro circa, contro una richiesta che sarebbe addirittura di 40 milioni di euro o 35 più una percentuale sulla futura rivendita. Valutazione elevatissima, giustificata dal fatto, da quello che dicono in Inghilterra, che ok che Curtis Jones è un giocatore in scadenza di contratto nel 2027, quindi tra poco si può liberare a zero, ma anche il difensore Van Ecke, tra l'altro molto forte secondo me, era in scadenza con il Brighton ed è partito per quasi 60 milioni andando al Tottenham. Quindi fanno questo riferimento e dicono quindi Curtis Jones deve costare comunque queste cifre qua. Ok, lecito comunque che chi venda faccia il proprio prezzo, si possono fare secondo me delle obiezioni. Intanto la prima cosa, da quello che so io che abbiamo verificato con Passione Inter, l'Inter non ha fatto una nuova offerta formale, perché le ultime ore, gli ultimi giorni sono stati tutti dedicati soprattutto a palestra. C'è stato un aggiornamento tramite gli agenti che stanno curando la trattativa, ma niente di formale, ufficiale, anche perché lato Inter si aspetta anche una cessione che si deve fare, soprattutto lì in mezzo al campo, dove Frattesi è un po' l'indiziato principale che in caso di partenza ti può dare un assist per andare poi su Jones. E credo che sia anche un po' un modo per mettere un po' fretta, forse, lato inglese per questa operazione. La seconda cosa, citavo il difensore Van Ecke che parte per 60 milioni ma va al Tottenham appunto, e il mercato della Premier League, quello interno, è un mercato drogato dove fanno affari a delle cifre che non hanno senso al di fuori di quello che è il contesto inglese, dove si scambiano giocatori e soldi a raffica. Quindi Jones al momento dà un'apertura totale all'Inter e non ha attualmente un mercato così importante, così ampio tra le big d'Inghilterra, che possono andare a mettere quindi quei soldi che chiede il Liverpool. Da qui l'Inter quindi può provare anche a forzare la mano con questa posizione che si è creata, pur sapendo poi che con la Premier, ecco, ci ricordiamo di Eriksen che a 6 mesi dalla scadenza del contratto l'Inter dovette pagare comunque 27 milioni di euro. Poi il Liverpool sicuramente ti può controminacciare, diciamo così, dicendo allora ce lo teniamo, Jones lo portiamo fino alla scadenza del contratto, lo perdiamo a zero, tanto siamo ricchi e non ce ne frega nulla. Ok, però il Liverpool in questi anni ha già perso Alexander-Arnold a parametro zero, adesso un giocatore importantissimo come Konaté a parametro zero, poi con situazioni anche diverse chiaramente, però anche per motivi anagrafici, Salah e Robertson, ecco, possono permettersi di continuare a perdere ogni anno giocatori importanti a parametro zero, anche se sono cresciuti nel vivaio? Vedremo. Fatto sta che se facciamo dei conti molto a spanne, in maniera molto artigianale, qui so che molti dei nostri esperti di bilancio che ci seguono si arrabbieranno, però è giusto per dare un'indicazione generale del quadro di mercato, dove la notizia di questa settimana è sempre quella, riportata un po' da tutti, che è stato concesso un budget che prevede di poter impegnare in maniera anche dilazionata negli anni, chiaramente perché sia le cessioni che gli acquisti vengono fatti in maniera dilazionata, però si potrà andare a spendere circa 50 milioni di euro in più delle cifre che invece verranno incassate. Quindi quello che verrà impegnato in uscita, ci sommi 50 milioni di euro, sarà quello che l'Inter potrà impegnare per i colpi in entrata. Più o meno questa è l'idea, senza poi entrare nel tema del costo squadra, ingaggi, ci torneremo quello in maniera più approfondita, però facendo un conteggio a spanne, l'Inter ha già impegnato 13 milioni per Stankovic, la differenza tra i 10 che ha preso dal Bruce e il 23 del riacquisto. 15 per Akanji, 50 circa è l'obiettivo palestra, 3 più o meno per Provedel in porta, 25, questa è un po' la valutazione di Solé su cui si sta lavorando, siamo già nell'ordine dei 106 milioni di euro circa. C'è poi da capire se Akanji viene considerato o meno, però siamo comunque lì, perché l'Inter 15 milioni per Akanji li ha impegnati e non ha incassato i 15 di Pavard. Dall'altro lato quindi ci sono 50 milioni di partenza come
budget, a cui aggiungere circa 20 da Dumfries a Real Madrid, 4 di Sebastiano Esposito, mentre per motivi burocratici è saltato il riscatto di Hakim Sammiro al Pisa, che sarebbero stati altri 6 milioni e 7 milioni circa, e quindi poi bisognerà trovare il modo di piazzare anche Hakim Sammiro se non viene considerato parte del progetto Inter. Se a tutto questo aggiungi 60 milioni molto creativi per Nico Pass, stai già sforando di 90 milioni di euro circa, prima ancora di andare a prendere almeno un altro difensore a livello proprio puramente numerico. E quindi è molto importante adesso andare avanti su Palestra, che è la priorità. Il difensore, che comunque è una lacuna che si è creata e dovrai farne 2, quindi almeno uno bisogna andarlo a prendere adesso prima del ritiro, come l'obiettivo di Chivu, e il portiere. E poi importantissimo vendere i giocatori fuori dal progetto. Frattesi, la valutazione sui 30 milioni di euro, poi Pavard e Aslani già un po' più complicata. C'è sempre questa variabile Aleksandar Stankovic, se arrivano offerte dai 40 milioni di euro in su, ne abbiamo parlato spesso, gran parte di noi se lo terrebbe molto più che volentieri. Si parla poi di offerte per Andy Diouf, che secondo me, lo dico a malincuore, però potrebbe aver senso vendere in realtà Diouf, perché se ti servono soldi, trovi degli incasti per completare la difesa, sblocchi anche il rinnovo di Carlos Augusto da gestire sulla fascia. Luis Enrique, per quanto non mi entusiasmi come calciatore, ha più senso secondo me come quinto insieme a Palestra piuttosto che un Diouf, che invece è un quinto molto adattato e molto atipico come caratteristiche. Si parla poi di Bonni che secondo me però se lo cedi, se vendi Bonni, qualcuno anche davanti poi devi inserire. Non consideri Nico Pass nei 4 attaccanti eventualmente? Mi sembra molto forzato. Francamente uno scenario in cui ai giocatori già in partenza, gli svincolati, Dumfries eccetera, vengono venduti Diouf, Frattesi, Bonni, o addirittura qualcuno continua a parlare di bastoni in queste ore per poi prendere un Nico Pass costosissimo, un altro difensore che dovrebbe essere un titolare a quel punto e completi la rosa con le ultime pedine, mi sembra molto più di una semplice evoluzione di cui tanto si è parlato. Sei molto più vicino ad una rivoluzione probabilmente, e ad oggi non credo francamente ad un Inter che cambia così tanto. Credo anzi che dobbiamo aspettarci, quindi come detto, nelle prossime ore novità importanti su Palestra, in primis, su Provedel, poi su Solé per vedere se si evolve e quindi se si sblocca qualcosa in uscita prima di arrivare a Curtis Jones, che però secondo me può essere una trattativa lunga perché non è l'assoluta priorità in questa fase rispetto a Palestra, ed è una trattativa che va condotta, va portata avanti incassando qualcosa e forzando un po' le resistenze del Liverpool, sfruttando anche l'entourage del giocatore. La grande notizia però, ecco, è che secondo me comunque rispetto alle rivali l'Inter è già più avanti su tanti fronti, mentre altri stanno ancora definendo situazioni dei dirigenti, allenatori, e il mercato ancora non si sa nemmeno chi lo farà. Quindi fatemi sapere un po' che ne pensate anche voi. Diretta stasera alle 19:30 con tutti gli aggiornamenti in tempo reale di questi sviluppi e del mondiale e di tutto il resto, ne parliamo insieme. Vi aspetto nel club, mi raccomando, e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.